Buongiorno, sono Sacco Marcello, sto conducendo le interviste per il progetto Together al conto dell'Università di Siena. Con noi il professor Federico Lenzerini, professore dell'Università di Siena, che ringrazio per partecipare a queste interviste e al quale vorrei chiedere di raccontarci le iniziative cui sta partecipando per l'inclusione di studenti rifugiati all'Università di Siena. Grazie. Buongiorno, grazie a lei per avermi coinvolto in questa iniziativa. Diciamo che al momento il passo più importante compiuto dall'Università di Siena con riguardo all'inclusione dei rifugiati è stato l'adesione al manifesto dell'Università Inclusiva, che è un manifesto elaborato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui rifugiati, il quale si propone appunto in primo luogo di favorire l'integrazione e l'accoglienza degli studenti rifugiati e sostanzialmente di porli su un piano di parità con gli altri studenti in modo tale che possano usufruire di tutte le opportunità che vengono offerte dall'università, pur in considerazione della loro situazione che naturalmente è un po' particolare, visto che vengono da esperienze molto difficili da affrontare, esperienze che poi, come sapete meglio di me, insomma, si portano sulla pelle e che sono difficili poi da mettere dietro le spalle, no? E magari spesso si ripercuotono anche sui loro studi. E forse uno degli aspetti più critici da questo punto di vista è proprio quello di favorire una integrazione di questi studenti basata sul fatto che gli altri studenti, diciamo, anche loro non diano troppo peso a questa particolare caratteristica relativa alla circostanza che essi sono rifugiati. L'integrazione vera e propria appunto dovrebbe portare a considerare l'identità dello studente rifugiato come uno studente, punto e basta, e quindi sia realmente integrato, insomma, nel contesto della comunità degli studenti di un determinato dipartimento. Al momento siamo a Siena all'inizio perché nonostante alcuni dipartimenti, soprattutto quelli che hanno corsi di laurea caratterizzati da una forte presenza di studenti internazionali, alcuni dei quali arrivano d'area a rischio nonostante non siano poi la maggior parte rifugiati, ma insomma magari conoscono bene le situazioni in cui si trovano questi ultimi. Appunto tali dipartimenti hanno di loro iniziativa sviluppato delle modalità attraverso le quali favoriscono l'integrazione degli studenti rifugiati. Però ecco, rimane comunque il problema di rendere questa integrazione effettiva, perché come poi discutevamo informalmente prima dell'inizio dell'intervista, c'è un problema che è un po' atavico, nel senso che fa parte un po' del DNA della nostra società, per il quale spesso gli studenti stranieri tendono un po' a isolarsi da quelli italiani. È difficile vedere dei modelli di integrazione realmente funzionanti, proprio perché in considerazione del fatto che tali studenti hanno delle problematiche proprie che condividono tra di loro, che sono problematiche legate a una diversa cultura, a una diversa lingua che naturalmente rende più complessa l'integrazione, il fatto che in questi dipartimenti i corsi siano insegnati in inglese, per cui spesso non c'è neanche lo stimolo di dover imparare l'italiano per studiare, e naturalmente questo poi favorirebbe l'integrazione con gli altri studenti. Per cui ecco, a volte anche la stessa barriera linguistica non viene pienamente superata. Io stesso, avendo lavorato con alcuni di questi studenti nell'ambito della supervisione della loro tesi di laurea, ho potuto notare che mentre alcuni di essi hanno imparato bene l'italiano, altri già dopo qualche anno che si trovano a Siena non lo parlano, insomma, in modo soddisfacente. Per cui ecco,
già sussistono degli ostacoli di base per quello che riguarda una piena integrazione tra studenti italiani e studenti stranieri, e poi ovviamente questa situazione è caratterizzata da eccezioni felici, diciamo così, però ecco, sto facendo un discorso un po' di massima. Naturalmente poi queste problematiche si utilizzano per quello che riguarda i rifugiati, che hanno anche appunto delle esigenze molto particolari. L'adesione al manifesto dell'università inclusiva vuole, diciamo, simbolizzare e anche realizzare concretamente un passo in avanti, perché determina necessariamente un impegno di tutto l'Ateneo nel favorire l'integrazione degli studenti rifugiati. Naturalmente, come avevo accennato, l'adesione è appena avvenuta, quindi ancora non c'è stata l'opportunità di prendere delle misure concrete vere e proprie, e naturalmente può sembrare banale dirlo, ma la situazione attuale non facilita tutto questo. Però ecco, il Rettore è stato molto favorevole all'adesione a questo manifesto, mi ha nominato referente dell'Università di Siena in tal senso. Ci siamo già ricollegati ad altre iniziative che stanno avendo il loro sviluppo attualmente, e cioè quella degli scholars at risk. Spesso uno scholar at risk può essere anche un rifugiato, che è un po' più avanzata. Poi c'è l'iniziativa del network delle università per la pace, che anch'essa sta crescendo adesso. Il vantaggio che voi vi aspettate nell'aderire a, diciamo, a degli standard internazionali, insomma, ad aderire a fare network con le altre università sotto il cappello di un manifesto comune. Qual è il plus di seguire questa strada? Beh, direi anzitutto una condivisione delle esperienze positive, perché è chiaro che più siamo, più è possibile che ci siano idee buone, insomma, no? E magari a volte sono semplicemente dettagli, perché i principi sono ben chiari. Cioè, bisogna favorire l'integrazione, bisogna dare il supporto necessario sotto tutti i punti di vista, quindi per quello che riguarda le tasse universitarie, per quello che riguarda l'accesso alla mensa, i testi universitari, il rapporto con i docenti, lo sviluppo di iniziative che consentano a tutti gli studenti di comprendere pienamente la realtà di questi ragazzi, perché tutti sappiamo in linea di principio cos'è un rifugiato. Minore è un po' la consapevolezza di quelle che sono le realtà concrete di queste persone, che poi molto spesso sono anche diverse tra di loro, per cui bisogna anche capire l'individuo che ci troviamo davanti. Però ecco, quando poi si tratta di dare concretizzazione a queste iniziative, come dicevo prima, a volte si tratta proprio di dettagli. Magari una singola università può sviluppare dei modelli che poi si rivelano essere di successo, e l'esistenza del network permette di condividere questi modelli. Naturalmente poi la condivisione dovrà avvenire tenendo in considerazione quelle che sono le singole peculiarità sia dell'Ateneo e anche del corso di laurea a cui facciamo riferimento, sia proprio degli individui che sono concretamente coinvolti. Poi naturalmente un altro aspetto importante è quello della visibilità. L'esistenza di un network tra tutte le università, comunque gran parte delle università italiane, naturalmente può permettere di dare maggiore visibilità alle iniziative che saranno sviluppate, e questo dovrebbe consentire un recepimento più ampio, alla fine anche da parte della società civile, perché poi parliamo di persone che dovrebbero venire a studiare, ma che entrano a far parte della società in modo più ampio, e quindi non è che nella loro vita studieranno e basta. Per cui poi il supporto dovrebbe servire, ci auspichiamo,
a consentire un'integrazione più generale proprio per la vita di questi ragazzi.